Talk back to me. Ok, rispondetemi. Hello, everybody. Hello. There we go. My name is Tim Rollins, and I love Cremona. Il mio nome è Tim Rollins e amo Cremona. My first time here with my wonderful sons. This is Rick Savagnon. Questa è la prima volta che vengo a Cremona con un po' dei miei figli, con Rick Savagnon. And Angel Abreu. And they have been working with me for almost 25 years. Allora, sia Angel che Rick hanno lavorato con me per quasi 25 anni. And this is Bryce Zachary. He has been working with us for... Sarò molto breve oggi. I like to strike fire and retire. Mi piace dare dritto al sodo, insomma. Is that all right? Va bene così? No long lettura. Niente di lungo, niente di... But I do want to tell you our story. Però vi voglio raccontare la nostra storia. Is that all right? Ok? Talk back to me. I'm a Baptist. Talk back to me. Perché sono un battista, per cui ho bisogno di feedback. You understand? Come with me. Ok, venite con me. Myself and Rick. Io e Rick. We are in our New York City studio. Ci troviamo nello studio di New York. On 26th Street, on the west side. Sulla 26esima strada nella West Side. We are very high up on the 9th floor. Ci troviamo insomma in alto nel building, nell'edificio. With very large, beautiful windows facing south. E con dire, le nostre delle finestre molto grandi nello studio che guardano a sud. Come back with me. Venite con me. And Rick. E Rick. It is September. È settembre. The 11th. È l'11 settembre. 2001. 2001. It is in the morning. È mattina. The most beautiful blue sky you have ever seen. E c'è il cielo più bello che abbia mai visto. We are making a very beautiful painting. E stiamo lavorando a un dipinto stupendo That we have made with children throughout the city. che abbiamo fatto in collaborazione con dei ragazzini in varie parti della città. Based on a theme from Shakespeare, A Midsummer Night's Dream. Ed è basato su una commedia di Shakespeare che è intitolata Sogni di una notte di mezz'estate. We worked with the 8-year-olds today in this school. Oggi abbiamo fatto un workshop qui a Cremona con dei bambini di 8 anni e anche loro hanno lavorato su Sogni di una notte di mezz'estate di Shakespeare. The works are very beautiful and full of joy. E hanno fatto dei disegni molto belli, cioè pieni di gioia. And then the planes hit our great friends, the World Trade Center towers. E a un certo punto gli aeroplani colpiscono le Twin Towers. And we don't know what's going on. Non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo. On my way to the studio, Rick called and says, Tim, do not come down. E insomma, Rick dice, Tim, non scendere, insomma. Because I live and work in the South Bronx, where our project began, 1980. Lui vive nel South Bronx dove il progetto K.O.S. è cominciato nel 98, right? I get to the studio. Ma insomma, mi reco nello studio del South Bronx. Looking out the windows to the south. Insomma, guardo verso il sud. And you can't believe the horror. Insomma, ti spiega davanti un orrore a cui non riesci a credere. The complete shock. Uno shock completo. The complete confusion. La confusione che regna dovunque. And the complete violation of our spirit. È una violazione totale dello spirito di tutti. Looking out the window to the south. Insomma, guardando oltre le finestre verso il sud.
we witness a total act of destruction. Siamo testimoni di un atto totale di distruzione. Looking to our left on the wall, Se invece guardiamo alla sinistra sul muro dello studio, we see a total act of beautiful creation. invece vediamo un atto totale di creazione meravigliosa. To the left, we realize what side we were on. E insomma, capiamo che è a sinistra, dal lato della creazione che vogliamo stare. We stay in the studio, and later that day, the windows are open. Siamo rimasti nello studio, più tardi durante la giornata abbiamo aperto le finestre Remember, Rick, that the wind would blow e quindi soffiava il vento dentro lo studio north, and the smell, e c'era questo odore, questa puzza, the odor. questo odore di... Even now, I go right back and I can smell it. e mi sembra di sentirlo anche adesso se ci penso. And I know this smell. E quell'odore mi è familiare. Alessandro, it smelled like burning garbage. E non è come quando bruci l'immondizia. The word acrid, È acre, un odore Sour. acre. sour. And I know this smell. Ed è un odore che io conosco. How do we know this smell? E com'è possibile che io già conosca questo odore? And Vicky says, Tim, don't you remember? E allora Rick mi dice, ma non te lo ricordi? In the South Bronx, Nel South Bronx, where we started the project, dove abbiamo cominciato il progetto, one block from where Angel was raised. proprio un isolato da dove Angel è cresciuto. Don't you remember? Non te lo ricordi questo odore? This is what our neighborhood smelled like every day in the early 80s. Era l'odore che ogni giorno sentivi nella zona della città dove vivevamo, ogni giorno all'inizio degli anni '80. Come with me now, Adesso venite con me, the year 1981. ed è il 1981. I am a young graduate student. Sono uno studente appena laureato, molto giovane. I was all that. I was all that like what? I was all that. Ed ero pieno di me. When you get out of school, Proprio quando finisci l'università you're going to feel like you were all that. e ti senti che, insomma, ti senti pieno di te. I was Superman. Mi sentivo Superman, I was super teacher. mi sentivo un insegnante pazzesco. I was all that. E sì, ed ero pieno di me. And so a high school, junior high school principal Quindi il direttore di un liceo, di una scuola superiore, heard about a very crazy white man from the country up in rural Maine. aveva sentito parlare di un pazzo che era venuto dal Maine, And he said, let's get him to teach art to my very difficult students. e quindi aveva avuto l'idea di chiamarmi a insegnare arte ai suoi studenti, che erano degli studenti con delle grosse difficoltà, con un background molto difficile. They had gone through 3 teachers in 1 year, In un anno avevano cambiato ben 3 insegnanti and I was a living experiment. e praticamente io ero un esperimento vivente per loro. Angel is smiling because he was 11 years old. E Angel ride perché a quell'epoca aveva 11 anni And very cute. e quindi insomma era lì. And I am a fool, and I said yes. Siccome io sono un pazzo ho detto di sì.
The train station was called Prospect Avenue. Dunque la fermata della metro si chiamava Prospect Avenue. And I said, wow, nice, Prospect Avenue. E quindi io ho detto, ma figo, perché Prospect Avenue c'è la strada della prospettiva, della prospettiva. The Street of Promises. E quindi mi sembrava come se fosse la strada delle promesse. Wonderful. Fantastico. I get on this subway train. Quindi salgo su questa linea metropolitana. Go, go, go. Then at Prospect Avenue, you come out of the tunnel underground. Quindi a un certo punto a Prospect Avenue esci da sottoterra e arrivi sulla superficie. You go on the tracks which are elevated. Quindi i binari sono sopraelevati. And you could not believe your eyes. E non credi a quello che vedi. Acres and acres and miles of abandoned, burnt out buildings. Vedi chilometri e chilometri di edifici bruciati e abbandonati. Like Dresden after the bombing in World War II. Come Dresda alla fine del bombardamento nella seconda guerra mondiale. You could not believe that people lived here. Non puoi pensare che la gente viva in quelle condizioni. And you could not believe you could have a school here. E non puoi nemmeno pensare che sia possibile che esista una scuola in un posto del genere. You had packs of wild dogs running the streets. Per la strada vedi questi branchi di cani randaggi che corrono. And a drug addict over here and a crackhead over here, right on the street. E vedi tossicodipendenti dovunque, fatti di crack. But then you have a mom with her 3 children. Però vedi anche una mamma con 3 bambini walking down the avenue, che cammina per questa strada taking her little kids to school. e che porta questi bambini a scuola. This is true. Questa è la verità. I was in shock. Ero scioccato And I promised only to do 2 weeks. e mi sono detto faccio solo 2 settimane. And I was thanking God. E ho detto ringrazio Dio che faccio solo 2 settimane. Only 2 weeks. Ne faccio solo 2. Okay? I go into the school. Entro dentro l'edificio scolastico. It is pandemonium. Ed è un casino pazzesco, un pandemonio. But they were very excited that I was there. Però erano tutti molto felici che fossi lì. They were gambling. They were taking wagers and bets that I would never even come. E stavano scommettendo, molti di loro avevano scommesso sul fatto che non mi sarei nemmeno presentato. And they said, wow, we are very excited. E allora hanno detto, ma insomma siamo molto felici che tu sia qui. And you are very lucky we found you a room. E che sei molto fortunato perché ti abbiamo addirittura trovato una stanza. What? E io mi sono detto che c'è. No, many of the classes E loro hanno detto, no guarda, molte classi were in the hallways. non hanno una stanza, There were 2 reading classes in bathrooms. c'erano 2 classi di lettura nei bagni. But I was very special, so I got a room. Però siccome mi consideravano speciale, allora mi avevano trovato una stanza. I go into the room. Quindi entro, No windows. non c'erano delle finestre, They had all been broken. siccome avevano rotto tutti i vetri, Right, Angel? Covered with plywood. ed erano quindi praticamente solamente tappate con del legno, There was a sink, quindi c'era una specie di lavandino, but no plumbing. però non c'era l'acqua, non c'era la conduttura idraulica. It was like a third world country. Sembrava un posto da terza guerra mondiale. But on the ceiling of the classroom Però sul soffitto di questa classe was all this graffiti, c'era una serie di graffiti, like the very bad graffiti I see in all the train stations in Italy. Hello. come tutti quanti i graffiti pessimi che vedo dovunque in Italia, nelle stazioni. On the ceiling. Però si trovano sul soffitto. The kids are this big.
Quindi, cioè, i ragazzini però erano piccoli. The ceiling was this high, E not this high, but you know. insomma, però invece i soffitti erano molto alti. I asked the principal, how did the kids do this? How Quindi did they get up? ho chiesto al preside com'è possibile che dei ragazzini così piccoli siano arrivati a fare i graffiti sul soffitto. He told me they found long wooden poles E quindi lui mi ha detto che loro avevano trovato dei bastoni molto lunghi di legno and they took big pieces of charcoal e quindi ci avevano legato dei gessetti, and with tape they taped the charcoal quindi ci avevano legati con lo scotch. It was like a hip-hop Sistine Chapel. Ed era come una versione hip hop della Cappella Sistina. And I said, if these kids are so diabolical Quindi mi sono detto, se sono così diabolici questi ragazzini, that they can figure out how to do this, quindi che si possono immaginare, che possono trovare una soluzione per fare una cosa del genere, maybe we have great possibilities. quindi è probabile che abbiamo delle grandi chance davanti a noi. First class, I asked for 2 hours. Quindi dovevo fare nella prima classe 2 ore And many of the students e molti degli studenti, were considered, in the US, they call it special education. e la maggior parte degli studenti sono quelli che negli Stati Uniti vengono chiamati da educazione speciale. They are labeled as unteachable. Cioè, sono classificati come delle persone a cui è impossibile insegnare qualche cosa. Labels. Quindi è come una etichetta che ti viene stampata sopra. Dyslexia, È come per esempio quando ti definiscono dislessico, attention deficit disorder, oppure affetto da un disturbo di attenzione. truant. What does it mean? You don't come to school. Come dire, una persona che non va mai a scuola. And if you come to school, you raise hell all day long. E se ci vai è solamente per fare casino. Academically at risk. Sorry? Academically at risk. You don't study. You don't study. Sì, delle persone che praticamente sono a rischio, nel senso che non andranno mai per esempio all'università o comunque che non proseguiranno il percorso scolastico. Educatable, mentally retarded. Come dei ritardati mentali dal punto di vista dell'educazione. So my kids came in with the burden of all these labels. Quindi loro praticamente portavano sulle spalle il peso di tutte queste etichette. And yes, they acted crazy Ed è vero che si comportavano in modo pazzesco, because they had been given hopelessness. però questo dipendeva dal fatto che praticamente gli era stata negata qualsiasi speranza. They came to my classroom. This is the first day. Quindi il primo giorno mi trovo in classe con loro. Oh, look, new teacher. E quindi dicevano, guarda un po', è arrivato uno nuovo. He's really young. Ed è molto giovane. He looks very weak. E sembra molto debole. Let's make him cry. Adesso facciamo piangere. Now, I had some experience at that point, Allora a questo punto ho avuto una sensazione di pancia. so I knew how to put on I called it the death mask, the face. E quindi mi sono messo addosso quella che io chiamo la maschera della morte. I know I have some teachers in the room. Quindi vedo che ci sono alcuni insegnanti They know this face. e sanno che cosa voglio dire quando dico la faccia della morte. That's the face. And the kids go, whoa, you crazy white man. E allora i ragazzini hanno detto questo bianco pazzo. So be careful. And the first assignment, Quindi il primo compito che ho dato loro, I had all this paper I brought with me. Boom. ho portato un po' di fogli di carta che ho distribuito And I asked my students this. e ho chiesto loro,
In the next hour, nella prossima ora you must make dovete fare the best drawing il disegno migliore you have ever made che avete mai fatto nella vostra vita, in your entire life. in tutta la vostra vita. No pressure. Non c'è fretta, non c'è... And I, E quindi pensavo, questo è pazzo. Sì. and we put on I have my music, Quindi avevo portato con me della musica. 1981-82, In quegli anni, insomma, nel 1982, Grandmaster Flash and the Furious Five, quindi c'erano Grandmaster Flash, African Bambata, Africa Bambata, Treacherous 3, loro. blasting. Insomma, c'era tutta questa musica nera all'inizio del rap. They go boom. They did it. E cominciano a disegnare. Lost, like the kids today. Right? Yeah. These little kids. Come che è successo oggi nella scuola elementare, si perdono completamente nel processo del disegno. My God, I keep my death mask is on. Quindi avevo ancora la maschera della morte. Oh, it's so good, it's so good. E io pensavo, quando guardavo i disegni dicevo, mamma, sono fantastici, però non lo dimostravo, non facevo vedere. It was so good. It was unbelievable. Cioè, non potevo credere a quello che vedevo, nel senso che era veramente fantastico. And the hour evaporated. E che dell'ora è passata in un momento evaporata. And we are finished, and everyone looks at what everyone did. Quindi insomma abbiamo finito, ognuno guardava quello che avevano fatto gli altri. And these beautiful kids E questi ragazzi fantastici. made the best drawings they had ever made. Ed effettivamente avevano fatto il disegno migliore che avessero mai fatto. They did it. Era successo. And the success was obvious and material for everyone to see. Quindi il successo che loro avevano avuto era visibile a chiunque. And they raised their hand. Quindi a un certo punto non They ci go, alzare la mano. Maestro, Mr. Tim, can I ask you a question? Posso fare una domanda? What? Dimmi. Are you going to stay with us, or are you going to leave like all the rest of the teachers? E uno mi hanno chiesto, insomma, stai con noi oppure te ne vai come hanno fatto tutti gli altri insegnanti? What a little manipulative. E quello era veramente un piccolo manipolatore. And I said, no, I am only here 2 weeks. E io ho detto no, rimango qua solamente 2 settimane. And I'm listening outside. E insomma fuori At the school, you hear the sirens senti le sirene, senti and the blasting music in the cars, insomma gli stereo che vanno the dogs barking, i cani che abbaiano, people cursing. insomma la gente che urla. And I look at these beautiful kids. E guardo invece questi ragazzi fantastici. And I go, I can't, and they said, may I ask you one more question? E loro mi dicono, possiamo farle un'altra domanda? Would you stay? Vorresti rimanere? And I said that one word, E io allora ho detto, ho pronunciato una parola it gets teachers and educators, che insomma gli insegnanti, gli educatori, friends and lovers, sorry? friends and lovers, Che gli amici e gli amanti e gli innamorati, into so much trouble. insomma si mettono sempre nei guai quando dicono questa parola. And the word was E la parola era yes. Say yes. Yes. Say it again. Yes. One more time. Yes. I said yes. e ho detto di sì. My life changed. E da quel momento la mia vita è cambiata. And what I did was create a program in that school E quindi quello che ho fatto è stato creare un programma dentro quella scuola where we use art as a means to all knowledge. e dove usavamo l'arte per accedere ad altri strumenti della conoscenza. I reversed the traditional curriculum
Quindi ho praticamente ribaltato il modo di insegnamento tradizionale, where you focus on mathematics and maybe writing, e quindi dove tu ti concentri per esempio o sulla matematica o sulla scrittura, and art is over here if you're lucky. e se sei fortunato l'arte si trova praticamente in un campuccio. No, I made art the core of the curriculum. Invece io ho messo l'arte al centro del percorso di studi, We learn mathematics through art. e per esempio studiavamo matematica attraverso l'arte. We learned literature through art. Lo stesso con la letteratura che veniva insegnata e imparata attraverso l'arte. We learned geopolitics through art. La geopolitica ugualmente attraverso l'arte. We learned community activism through Per art. esempio l'attivismo di una comunità, il gruppo comunitario attraverso l'arte. Because my favorite kids hate school, Proprio perché tra tutti i miei studenti, quelli che preferivo, odiavano la scuola, but they loved art. però amavano l'arte. Sound familiar? Anche a voi suona familiare questa cosa qui? I see Anche- your faces. Sound familiar? Sono convinto che vi You're suoni. here for a reason. Sound familiar? E anche perché siete qui per una ragione. Then what we did is we got together and eventually we got a studio 2 blocks from the school. Quindi a un certo punto quello che abbiamo fatto è stato metterci insieme e trovare uno studio un paio di isolati distanti dalla scuola. The name of the studio was the Art and Knowledge Workshop. Abbiamo chiamato questo laboratorio Art and Knowledge, cioè arte e conoscenza. We still have a place in the South Bronx. Anche adesso abbiamo ancora un posto nel South Bronx, uno studio. And all the students after school got together Quindi praticamente tutti gli studenti, una volta finito l'orario scolastico, si riunivano in questo laboratorio and we called our group KOS, e abbiamo dato come nome al gruppo KOS, the Kids of Survival. che significa i ragazzi della sopravvivenza. I stayed in the public school for 8 years, Sono rimasto nella scuola pubblica per 8 anni and now we are celebrating 32nd year as a group. e adesso stiamo per festeggiare il nostro 32esimo anno di vita come gruppo. Mhm. Can we see some of the slides? And what we do is we are inspired by great works of Quindi literature and music. quello che facciamo è lavorare sull'ispirazione che ci danno delle opere fondamentali o di narrativa o di filosofia o di musica. Yeah, I'm sorry for the image, but it gives you an idea. Mi dispiace per la cattiva qualità, però mi fa avere un'idea. This is a very early work based on Frankenstein by Mary Shelley. Questo è uno dei primissimi lavori che abbiamo fatto ed è basato su Frankenstein di Mary Shelley. Next, please. Thank you, Angel. This is based on a work of literature called America. Questo invece è ispirato a un romanzo che si intitola America By Franz Kafka. ed è di Franz Kafka. Next, please. This is on the Frogs by Aristophanes. Questo invece è ispirato alla tragedia greca Alle rane di Aristofane. What happens is you see each of these elements is created by an individual artist, and then we put them all together like a giant chorus, visual chorus. Ecco, quello che noi facciamo praticamente è creare degli elementi visivi che ognuno singolarmente sviluppa e poi metterli tutti insieme come succederebbe con un coro. Next, please. This is the Midsummer Night's Dream work that I was talking about from 9/11. Many, many little beautiful flowers created by different people. Ecco, questo è il lavoro di cui vi parlavo a proposito dell'11 settembre del 2001 ed è quello ispirato a Sogni di una notte di mezz'estate di Shakespeare, dove tutte queste gocce di colore sono state create da tanti ragazzini diversi, poi composte da noi all'interno di questa. Next, please. This is I See the Promised Land after our hero Martin Luther King Jr. Questa invece è Vedo la terra promessa, a partire dall'ultimo discorso di Martin Luther King. Next, please. This is on the origin of species by Charles Darwin. Questo è sull'origine della specie di Darwin. Next, please. These are new works based on the great piece of music called Metamorphosis by Richard Strauss. E questi invece sono dei lavori abbastanza recenti ispirati a una sinfonia che si chiama Metamorfosi di Richard Strauss. Next, please.
This is Where Do We Go From Here? Questo si intitola Dove andiamo da qui? But also by Dr. Martin Luther King. E anche questo è ispirato a un discorso di Martin Luther King. Next, please. Another giant Promised Land work on King. Questo è un altro lavoro però molto più grande del precedente, sempre ispirato a Vedo la terra promessa. These are works based on the autobiography of Malcolm X. Questi lavori invece sono ispirati all'autobiografia di Malcolm X. Next, please. Another Metamorphosis. Questo è un altro Metamorfosi di These are Strauss. very large works. Sono molto grandi, sono quasi 4 metri. And you will see these if you go to Bergamo. Se venite a Bergamo a vedere la mostra ne vedrete alcuni di quelli. And we will finish here with a work based on the great American novel Invisible Man. Questo invece è un lavoro, l'ultimo che vi facciamo vedere, ed è ispirato a un bellissimo romanzo americano che si chiama L'uomo invisibile. Yes. Invisible Man. I am an invisible man. Quindi io sono un uomo invisibile. When Ralph Ellison wrote that great first line, Quindi quando l'autore ha scritto la prima frase di questo l'incipit di questo libro, he did something revolutionary. ha fatto qualcosa di rivoluzionario. Because when you state you are invisible in writing, Perché quando tu dichiari nella scrittura che sei invisibile, you are no longer invisible. non lo sei più. I assume there are some artists in the room. Credo che ci siano degli artisti in questa stanza. Am I right? No? Am I right? Yes. Am I right? Yes. You should be happy to be an artist. Tu dovresti essere felice di essere degli artisti. I am. I am is the essential message of all art. Dire io sono è il messaggio essenziale di qualsiasi forma d'arte. Not I was, Non io ero, not I want to be, nemmeno io vorrei essere, not I could have been, nemmeno io potrei essere, not I would have been, non io sarei potuto essere, not I wish I was. nemmeno mi piacerebbe essere, I am. ma io sono, I am. io sono. I am a voice. Io sono la voce, the voice. I am a present. Io sono un regalo, un dono. I am a gift. Sono appunto un dono. I am an affirmation Affirmation. Sono un'affermazione in a often deaf, dumb, and blind cosmos. in an often deaf and blind cosmos. Io sono un'affermazione in un universo che è spesso sia cieco che sordo. Through our art, Quindi attraverso l'arte che possiamo fare, I am a witness. io divento un testimone. And Carlos and Bryce and Angel and Rick and now Dino and now Alessandro, they are witnesses too. E adesso quindi noi appunto come Carlos, Rick, Bryce, Angel, Dino, io sono dei testimoni anche. The artworks are a witness. Le stesse opere d'arte sono dei testimoni. We are in the permanent collections of 90 museums worldwide. Le nostre opere si trovano nelle collezioni permanenti di 90 musei in tutto il mondo. So when I'm gone off this earth, Quindi quando insomma non ci sarò più su questa terra, they will continue to be witnesses. continueranno a testimoniare, And I truly hope e spero molto vivamente that you will be witnesses too. che anche voi sarete testimoni. Thank you very much. Grazie. Thank you. Ci sono delle domande? Potete alzare la luce magari per riaccendere la luce. Ci sono delle domande da parte di qualcuno? Come on. You can ask anything. Prego. Al momento quanti sono i ragazzi che fanno riferimento a lui nei gruppi che ha costruito in questi anni? At the moment, how many kids are working in the structure? If you have everybody, the long-term members, we probably have around, it's a good
biblical number of about 12, okay? But we are, in November, we take a whole new generation, and we have decided, from our experience today with the kids, it'll be a whole big new group of 8-year-olds, and we will see them through elementary school, through high school, through college, and then beyond, how we've done it in the past. Quindi attualmente il gruppo è composto da 12 persone, però a partire dall'esperienza di oggi abbiamo deciso di includere nei prossimi mesi, cominciare con una generazione molto più giovane rispetto a quella che abbiamo avuto fino ad ora, e quindi cominciare dalle elementari ad avere dei nuovi membri che poi appunto possano portare avanti il lavoro negli anni della loro formazione. Io volevo due domande. Volevo capire come faceva a mediare e che ne so, a parlare di matematica attraverso l'arte, se riesce a fare un esempio di I was wondering if you could give an example of how, for example, you can combine a knowledge of maths through the art. If you can just give an example. Talk about Bruno, go down, do this. Go ahead. Well, it's through the Bruno. We started working on a very important Italian philosopher, Giordano Bruno, and through there's lots of diagrams, and he basically, just a lot of analytic properties in those diagrams, and that's pretty much how we kind of related to mathematics through our experience with that painting. Ecco, per esempio, una delle ultime serie su cui hanno lavorato è basata sui dialoghi latini di Giordano Bruno, e per arrivare al risultato finale alcune proprietà dei dipinti provengono dallo studio, per esempio, dei diagrammi astronomici che disegnava Bruno e che sono presenti nel libro. If you want, for example, I can also tell about the process that you did for, I don't know if it's perché per esempio, appunto, siccome abbiamo fatto negli ultimi 3 giorni un workshop a Bergamo proprio sugli scritti di Bruno con dei ragazzi della una seconda superiore, e allora c'è stato un lavoro di commento, per esempio, a delle frasi di Bruno sull'immensità dell'universo, e poi un processo invece di realizzazione delle opere con, per esempio, una miscela di pittura fatta di alluminio e silicio, ma perché l'alluminio e il silicio sono 2 tra gli elementi più comuni sulla Terra, insieme con della cenere prodotta dalla combustione dei libri stessi. Per cui c'era un elemento performativo che riportava al rogo cui era stato condannato Giordano Bruno, un elemento chimico che riportava la natura, appunto, puramente speculativa della sua visione della cosmologia. Per cui venivano insieme delle conoscenze sulla teoria di Giordano Bruno e sulla storia di Giordano Bruno come filosofo, che poi diventavano degli elementi performativi dentro al lavoro. Also, when you're talking about mathematics and art, another big thing is when you're just making a piece, the dimensions of the stretcher. How much canvas do you need? That's all mathematics. How many book pages will fit on per inches if it's 64 by 48? How many yards of canvas do you need? How many book pages will it take to fill it? And then it also gets into a mathematical aspect of how much of this element and this element need to be combined to make a certain paint. And so it includes mathematics, there's science involved, there's physics involved, there's all of those things. It just, you have to look at it, instead of looking at, I can buy this pre-stretched, I can buy paint in a bottle, to take it back and be like, what if I can't do those things? What if I have to do it all on my own? And then it actually adds in the aspect of, can I cut the wood myself to make my own stretcher? Per esempio, si può partire anche da una cosa molto semplice, perché al posto di pensare, ok, vado a comprarmi della tela già preparata, dei telai già fatti e dei colori già fatti, partire dall'idea che invece puoi fare tutto da solo. Quello quindi ti porta, per esempio, per comporre i colori a delle nozioni di chimica. Il fatto che, per esempio, loro preparano la tela incollandoci sopra le pagine dei libri che stanno studiando, quindi quello porta anche a pensare sempre in termini di proporzioni, per esempio di sapere quante pagine di libro ti servono per
coprire esattamente la superficie, e quindi ha una familiarità, diciamo, con tutto quello che sono gli strumenti dell'arte, che però puoi raggiungere sviluppando altre conoscenze, quindi puoi arrivare anche all'esempio estremo di fartelo tu il telaio, oltre che appunto i colori, così. L'ultima domanda, poi non disturbo. Volevo capire se poi l'opera era collettiva oppure ci sono varie opere a seconda dei partecipanti. We would like to know if every work is a collaborative one, or if like for each singular one there is an author. All the work is collaborative. What we do is it's like going to Thanksgiving dinner and everyone makes a certain part of the dinner, and then at the end you all sit down and you eat together. Everyone has their specific skills. As for me, like I prepare all the book pages, the canvas. I'm pretty much, since Angel and I are veterans, we've been in the group for so long that we know everything. And then Carlos, who's a newcomer, you know, we teach him what we've already learned. So and it prepares him to work on on new works that we prepare on. And this when we're working on these things, it's from preparation. So if I do a study, I'm preparing it, and then you know I get bored, then maybe Angel will pick it up and start working on it. Then somebody else will work on it. So we always working together. If I work on one side, somebody could be working on the other side. No, allora tutti i lavori sono tutti collaborativi, nel senso che è come un po' andare a una cena del giorno del ringraziamento, in cui ognuno porta una portata, però poi alla fine il risultato finale è quello che conta. E ci sono, a volte per esempio ci sono delle competenze che vengono divise, per esempio lui è prevalentemente quello che prepara i fondi incollando le pagine dei libri sulla tela, però può anche succedere che a un certo punto lui abbandoni questo processo qui e questo processo venga continuato da qualcuno che ha imparato quella tecnica lì. Loro per esempio sono i membri più anziani, per cui sono quelli che bene o male conoscono tutte le fasi di produzione e quindi le insegnano magari a un membro più giovane come Carlos, che però fra breve sarà in grado di fare altrettanto con gli esponenti più giovani. No, the important thing is that the ideas are made collaboratively. So it has to be a conceptual collaboration. Then the execution of the work depends on who has the skills and who's available. La cosa importante è che il processo collaborativo sia sullo sviluppo delle idee, quindi è un processo collaborativo da un punto di vista concettuale, perché poi tutto il resto è un fatto di competenze che ciascuno ha in modo un po' diverso dagli altri. Okay. Thank you so much for sharing your beautiful school with us, and this has been a great experience. And I wish you all the luck in your work, and please, you know, change the world. It's allora, easy. Grazie per averci avuto qui.